Benvenuti nel video numero 13 della serie Realizziamo un mobile parametrico. Adesso vedremo come poter impostare le misure dell'ingombro del mobile, quindi del nostro modulo. Non è semplice spiegare tutto, ma ci proviamo. Come prima cosa dobbiamo copiare i nodi che ci interessano per quanto riguarda le misure. Quindi con il tasto C selezioniamo l'altezza, la profondità, la larghezza e ci servirà anche lo spessore del frontale. Quindi con i tasti CTRL SHIFT più D duplichiamo tutto e portiamo verso il basso qui può andare. Abbiamo detto che il nostro obiettivo è quello di impostare delle misure che verranno scritte sul mobile, quindi abbiamo la larghezza, la profondità e l'altezza. Iniziamo col caricare alcuni nodi come lo string to curve, quindi cerchiamo string to curves, poi aggiungiamo il join geometry, nello string to curves qui nella stringa inseriremo i valori dell'altezza, della profondità e della larghezza che provvederemo a scrivere, a visualizzare sul nostro mobile. Colleghiamo le istanze, portiamo più in là il geometry e colleghiamolo pure al geometry in alto. Adesso non visualizzerà niente perché effettivamente la stringa non porta nessun valore ancora, quindi al momento è vuoto. Dobbiamo trasformare questi valori in stringa, quindi ci servirà il campo value to string. Ecco qui, in questo nodo possiamo attribuire la larghezza al value che verrà trasformato in una stringa, diamo anche dei decimali, quindi mettiamo 2, significa che avremo metri, decimetri, centimetri, e attribuiamo questa stringa qui. Quindi adesso quello che segnerà la larghezza verrà anche scritto qua, infatti lo vediamo qui riportato per terra in 1.23. A questo punto dobbiamo inserire il nodo transform perché sarà necessario ruotare e traslare questa scritta, quindi inseriamo il nodo transform. Adesso inseriamo il nodo combine XYZ, andrà sul nostro translation. Ruotiamo la X di 90 gradi e colleghiamo l'altezza alla Z. Ecco che lo porta su, ma la scritta è troppo grande. Riduciamo il size a 0.4. Siccome la scritta, come vediamo, poggia esattamente sul mobile, dobbiamo inserire un nodo di tipo mat per allontanare un attimo la nostra scritta. Ecco qui. In effetti però vediamo che il 0,5 è tanto, mettiamo punto 1 in modo da distanziare un attimo la scritta dal mobile. Adesso vogliamo come obiettivo centrare la scritta nella larghezza. Per far questo però dobbiamo togliere dalla larghezza l'ingombro complessivo della dimensione della scritta e dividerlo per 2 in modo da poterla centrare. Per far questo dobbiamo aggiungere dei nodi come realize instances, perché sarà necessario trasformare
l'istanza in una geometria. Quindi adesso aggiungiamo il nodo bounding box, che ci permetterà tramite un'operazione matematica di calcolarci l'ingombro della scritta. Adesso il nodo vector mat, provvediamo a unire i vettori. Adesso aggiungiamo il nodo separate, questo ci permetterà di poter leggere il vettore. A questo punto duplichiamo il nodo add, cambiamolo in subtract e dobbiamo togliere, abbiamo detto, dalla misura della larghezza la dimensione ottenuta. Duplichiamo e moltiplichiamo per 0.5, che è come dividere per 2 il valore ottenuto. In questo modo possiamo centrare la nostra scritta. Trasciniamo i nodi che ci servono e colleghiamo alla X. Ecco quindi che adesso la nostra scritta è centrata. Infatti, anche se noi dovessimo aumentare o ridurre la scritta, essa sarà sempre centrata grazie a questa operazione matematica. Lo stesso sarà centrata se aumentiamo o diminuiamo la nostra larghezza. A questo punto inseriamo il nodo dei join strings. In questo modo potremo completare la scritta aggiungendo anche la sigla della larghezza, dell'altezza e della profondità. Quindi qui scriviamo, in questo caso, la larghezza, mettiamo L maiuscolo, puntato. Aggiungiamo questo qui e questo valore lo mettiamo al secondo posto. E quindi colleghiamo string qui al posto. Ecco che adesso appare anche la L prima della nostra misura. La nostra scritta appare ancora vuota, quindi aggiungiamo un campo, o meglio un nodo di fill curve. Applichiamo questo fill curve dopo il geometry node. Ecco che adesso la nostra scritta appare piena. Possiamo adesso aggiungere un nodo switch in modo tale da poter accendere o spegnere la scritta a seconda se la vogliamo oppure no. Quindi colleghiamo il nodo su true portiamo su per collegare al geometry. In questo modo, se ritorniamo qui, accendiamo o spegniamo la scritta in base alle nostre esigenze. Ovviamente questo nodo lo porteremo fuori e qua scriviamo in F2 misura on off. Provvediamo adesso a collegare i nodi.
provvediamo a cambiare il nome in misura on off, quindi diamogli un default di 0 e qui cambiando possiamo accendere o spegnere la misura come ci pare piace. Il video qui si conclude, si ringrazia per la visione e arrivederci al prossimo video.